Sono sempre stata disordinata. Mio padre mi ha sempre sgridata per questo. Nella mia cameretta non si trovava mai niente. Decine di fogli sulla scrivania, fra appunti scolastici e spartiti musicali. La chitarra sempre sul letto e i vestiti sulla sedia. Nel mio disordine ho sempre trovato tutto, forse perché conoscevo alla perfezione la disposizione delle cose. In realtà, sono sempre stata fuori dall'ordine, dallo standard, anche nello sviluppo. Avevo solo 8 anni quando mi sono arrivate le mestruazioni. Il mio corpo cambiava e con lui anche lo sguardo della società. Era iniziato ufficialmente il processo di sessualizzazione del mio corpo. Le mestruazioni nella vita di una donna vengono percepite proprio in questo modo. Quando ti arrivano diventi signorina e quando vanno via il tuo corpo smette di essere sessualizzato. La cosa strana è che in realtà mi sono sempre sentita come una fittuaria. Per spiegarmi meglio, avevo come la sensazione che il mio corpo fosse un oggetto non mio, di cui dovevo prendermi cura per gli altri, non per me. Non metterti leggings troppo stretti, che ti mettono in evidenza le cosce grandi. Non metterti maglie troppo scollate, che con quel seno sei volgare. Non truccarti tanto, se no chissà cosa penserà la gente di te. Mi raccomando, non metterti nulla che ti evidenzi la pancia. Più morbido è meglio, soprattutto se è nero, sai, snellisce. La società mi ha insegnato fin da subito che il mio corpo, per essere considerato valido, doveva seguire una serie di regole ben precise. Perché la bellezza viene percepita come un valore morale, che stabilisce quanto il tuo corpo sia meritevole del rispetto da parte degli altri. Ma che cos'è la bellezza? So chiaramente stabilire quello che è il canone attualmente in vigore, un po' come se fosse legge. Ma non so dare una definizione oggettiva, analitica di bellezza. Probabilmente in questo momento ve lo starete chiedendo anche voi. E sono convinta che la maggior parte sta pensando a qualcosa di completamente astratto e non a tutte quelle regole che cerchiamo di seguire tutti i giorni per entrare in quello standard. Ma davvero devo seguire quelle regole? Come potrò mai somigliare ad una top model? Mi servirebbe sicuramente un pezzo di gamba in più, un tot di chili in meno e chissà quante altre cose di cui, per fortuna, in questo momento non mi sto rendendo conto. E se le infrango consapevolmente? E se scelgo di vivere nel mio disordine? Cosa potrebbe succedere? La società proverebbe a rimettermi al mio posto, ad infilarmi nella gabbia dorata firmata dal patriarcato nella quale vivono tutte le donne. Infatti siamo tutte vittime di quella che possiamo chiamare pressione estetica. Il nostro corpo ci appartiene davvero? Siamo davvero libere di scegliere quello che è più giusto per noi? No. Dobbiamo essere belle prima di tutto. Belle in un unico modo, le vostre definizioni personali in questo paradigma non sono ammesse. Possiamo essere persino delle astronaute nello spazio, ma se non rispettiamo lo standard di bellezza, non saremo mai delle donne abbastanza valide. La società ci chiede di essere delle belle piante d'arredamento che non necessitano di troppa cura. Intelligenti abbastanza, ma non troppo. Estremamente attente all'estetica, ma senza esserne appassionate. Se no è un attimo che diventiamo delle ocche che pensano solo ai trucchi al parrucchiere. Negli ultimi anni è sempre più alla moda la bellezza naturale. Sono milioni i tutorial che troviamo online che ci insegnano a truccare il nostro viso seguendo le regole del make-up, no make-up. Un trend che vive in una contrapposizione dal principio, se ci pensiamo. Il trucco non deve sembrare artificiale, ma per essere realizzato utilizza dei prodotti che coprono le discromie naturali della pelle. Le occhiaie naturalmente un po' grigiastre, infoltiscono ma non troppo, le nostre ciglia naturalmente non lunghe 3 metri e con le giuste luci, le giuste ombre alzano palpebre e zigomi naturalmente cadenti. E dopo più di mezz'ora, passata a truccarci per sembrare struccate ma fresche come delle rose, siamo pronte per uscire a fare la passerella al centro commerciale.
dove probabilmente acquisteremo altri prodotti di bellezza. Infatti i dati ci dicono che l'80% dei prodotti che vengono venduti al mondo sono acquistati da donne. Ma io mi chiedo, quanti di questi prodotti che mensilmente entrano nelle nostre case hanno lo scopo di renderci più belle? Quanti soldi e quanto tempo spendiamo al mese per estetista, parrucchiere, moda e make-up? Ve lo dico io, non mi do nemmeno il tempo di pensare, più del dovuto. La pressione estetica non è solamente un gigantesco peso psicologico che ci portiamo addosso come un accessorio scomodo ed ingombrante, ma è a tutti gli effetti un enorme business che agisce secondo delle regole di genere. Ok, questa era tosta. Facciamo un gioco. Immaginiamo un mondo in cui all'improvviso, e intendo proprio dal giorno alla notte, tutte le donne smettono di pensare costantemente alla propria estetica e di acquistare prodotti di bellezza. Che mondo sarebbe? Chiudete gli occhi e immaginatelo solo per un secondo. Fatto? Molto probabilmente, dopo il crollo del fatturato di moltissime multinazionali, le donne sarebbero più concentrate e forse smetterebbero anche di paragonare costantemente i loro corpi con quelli delle altre donne con le quali condividono lo spazio della stanza. Mi succedeva molto spesso quando ero ragazzina e ogni tanto mi succede ancora oggi. Ero a scuola, seduta al mio banco, stavo ascoltando interessata alla lezione così da studiare meno a casa e all'improvviso mi rendevo conto di essermi persa un pezzo del discorso, perché il mio pensiero era volato verso il paragone dei miei capelli con quelli della mia compagna di classe bionda e liscia. Il risultato? Un profondo senso di inadeguatezza e mi ero pure persa un pezzo di lezione che poi avrei dovuto recuperare a casa sui libri. Fallimento critico. L'ossessione per la bellezza, infatti, ci distrae in moltissimi ambiti della nostra vita. Nella sfera sessuale le donne non si godono il momento per imitare la bellezza pornografica, un po' come se fosse una performance. Per arrivare in ordine al lavoro ci dobbiamo svegliare molto prima dei nostri colleghi uomini, per acconciarci, truccarci, vestirci con abiti molto più scomodi. E grande parte di quello che sarà il nostro stipendio, che ricordo, grazie al gender pay gap, è per statistica inferiore a quello maschile, grazie mille, andrà speso in prodotti che foraggiano quell'industria che crea e lucra sulle nostre insicurezze. È per questo e per infiniti altri motivi che vedo nella pressione estetica una delle più grandi ingiustizie del nostro secolo. Sogno un mondo libero dagli standard di bellezza. Non voglio entrare nelle vostre regole impossibili e patinate. Voglio creare disordine con il mio corpo. Voglio occupare spazio e rivendicare il mio tempo, senza per questo subire una serie di discriminazioni sistemiche che non fanno altro che incasellare i corpi in categorie di serie A e categorie di serie Z. Ed è inevitabile per me pensare a quella ragazzina che a 15 anni suonava la chitarra su un letto in una stanza perennemente incasinata. 1000 sogni in testa e altrettante paure. Il senso di non essere mai abbastanza che caratterizza l'adolescenza o la vita di chi come me soffre della sindrome dell'impostore. Penso a lei e a quanto ha sofferto per un corpo che non aveva nulla di sbagliato. Penso a tutta la rabbia che si è fatta e che avrebbe voluto urlare. E poi penso a me, che sono ancora lei, ma che oggi sono qui e su questo palco creo disordine. E davanti a voi le do voce. Ho lo scopo di allontanare anche solo una di voi da quella che è l'ossessione per la bellezza. Me ne basta davvero solo una per rendermi felice. Perché sono convinta che se all'improvviso, e intendo proprio dal giorno alla notte,
tutte le donne smettessero di pensare costantemente alla propria estetica, il mondo non sarebbe un posto più brutto, ma noi saremo sicuramente più libere. Grazie.